Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa settima ed ultima parte di questo tutorial sui parametri TL Small. In questa vedremo come ricavare e misurare i parametri TL Small, tutti, con un semplice test. È possibile? Sì, è possibile. Ci servirà questo multimetro, un piccolo amplificatore di pochi watt, un personal computer o uno smartphone collegati in questo modo, due resistenze da 10 ohm, una in serie e una escludibile in parallelo, ok? Con il nostro multimetro collegato, e poi infine il nostro altoparlante sotto test. E poi ci servirà un volume, ok? Un box di volume noto, non serve altro, ok? Cosa faremo? Misureremo la RE, calcoleremo la SD, poi saremo costretti a trarre il nostro sistema per ricavare le altre misure, quindi misureremo la FS, calcoleremo la F1, F2, il QMS, misureremo la FC, ci calcoleremo il VAS, la CMS, la MMS, QS, QTS, BL, LE, l'efficienza e in ultimo la sensibilità a un watt un metro. Diciamo quasi tutti i parametri, se non tutto quello che può servire per una sana simulazione, quindi eventualmente di un progetto, ok? Bene, prima di iniziare una qualsiasi misura, ricordo che l'unico strumento che utilizzeremo sarà il multimetro. Questo deve essere di buona qualità, se non ottima, ok? Perché è l'unico strumento che ci fornirà una misura e queste misure debbono essere precise. Io ho utilizzato questo della Unit UT61E, ok? Prevede di misurare tensioni alternate fino a 10.000 per quanto riguarda l'UT61, ma anche fino a 1000 va bene uguale. Deve avere come minimo 4 decimali per quanto riguarda la lettura, ok, se non superiore. Quindi multimetro non lesinate, un multimetro deve essere di qualità. Se non ce l'avete potete iniziare per giocare, per testare, per fare delle esperienze, va bene, ma se poi dovete avere delle misure definitive e accettabili, deve essere un multimetro di qualità, c'è poco da fare, ok? Lo ripeterò fino alla nausea, multimetro di qualità, non questo, un altro, ma deve essere di qualità, non c'è poco da girarci intorno, ok? Bene, detto questo, selezioniamo in modalità ohm sul nostro multimetro, puntali sui terminali del nostro altoparlante e misuriamo. Attendiamo qualche secondo che si stabilizzi la lettura. Leggo nel mio caso 5,53, possiamo arrotondare a 5,5, ok? E abbiamo ottenuto il primo dato che la nostra array da 5,5. Anche la SD la possiamo calcolare con semplicità con un righello, ok, con il diametro. Nel nostro caso è facile perché abbiamo un cono circolare, quindi vale quello del cerchio per quanto riguarda la SD. Ok, calcolata anche la mezza larghezza della sospensione destra e sinistra, ok? Nel mio caso ho misurato 16,9 cm che in metri vale 0,169, quindi diametro diviso al quadrato per 3,14, facciamo questo piccolo calcolo e otteniamo 0, nel mio caso 224,27, ok? Che posso arrotondare a 0,224 e 3 metri quadrati, ok? Che l'unica misura sono i metri quadri. A questo punto ci tocca tarare il sistema perché dobbiamo fare delle misure. Facciamoci aiutare dalla prima slide, questa qua, benissimo. Allora, mettendo prima tutto il volume a minimo, ok? Sia sul PC o smartphone o amplificatore, non se ne è munito, abbiamo sempre la nostra R1 in serie, colleghiamo la R2 in parallelo con il nostro multimetro sempre collegato, alziamo il volume o regoliamo il volume affinché otteniamo all'uscita dell'amplificatore un volt preciso, mi raccomando, ok? Anche perché il multimetro deve essere anch'esso preciso. Ottenuto questa misura non va toccato più nulla per quanto riguarda i volumi, quindi la tensione in uscita. Possiamo scollegare la R2 e colleghiamo il nostro altoparlante, ok? Facendo questo non abbiamo fatto altro che creare un'equazione tra i volt rilevati, gli ohm,
con riferimento ai dati R1 e R2 nel nostro caso, ovviamente, ok? Ovvero questa equazione, la ZTF che è uguale a 10 volte la tensione misurata diviso 1 meno la tensione misurata. Da questo possiamo ricavare la formula inversa, ovvero data ZF quale misura dobbiamo cercare. Ok? Ad esempio, se cerchiamo un valore di 76,5 ohm, ok? Che voltaggio dobbiamo cercare col multimetro? Facendo gli opportuni calcoli, dobbiamo cercare una tensione che vale 884 spiccioli, ok? 8844, ok? Vi raccomando, la tensione non deve superare 1 volt, quello che abbiamo fatto in letteratura, perché se varia quella, variano anche tutti i parametri, come è indicato in questa tabella, vedete? Questa è la tensione applicata e questa è la variazione dei parametri. Quindi 1 volt, non a caso i parametri TL small vengono specificati e calcolati con piccoli segnali, è 1 volt è un piccolo segnale, ok? Deve essere quello, 1 volt. Bene, procediamo. A questo punto possiamo misurare la nostra FS, ok? Altoparlante sospeso in aria, o lo sorreggete con la mano o lo montate su un piccolo pannello che non sia appena più grande del nostro altoparlante, ok? Non di più. Come dicevo, si può utilizzare anche lo smartphone con un'apposita app, in questo caso Frequency Generator, ok? Entrate nell'amplificatore con lo smartphone direttamente o utilizzate un PC, un notebook che sia, ok? A questo punto, variando la frequenza, quindi saliamo in frequenza e cerchiamo la tensione massima, ok? Quando abbiamo trovato la tensione massima, leggiamo anche a che frequenza. Nel mio caso questa tensione l'ho trovata a questa frequenza e questa è la nostra FS, ok? Applicando la nostra formuletta, ok, ZDF, facendo gli opportuni calcoli, ci troviamo un valore di 108 ohm con questa tensione e questa è la nostra Zmax e abbiamo ottenuto la Zmax 108 e una FS di 32. Vedete, 4 decimali, mi raccomando, multimetro di qualità. Bene, ora che abbiamo la Zmax, ci possiamo calcolare anche F1 e F2, che sono gli estremi di banda, avendo il centro banda la FS. E come si fa? Col calcolo, semplicemente, Zmax F1 e F2 è uguale a Zmax per 0,807, che in questo caso è 76,35, possiamo arrotondare a 76,5, ok? Come possiamo ricavare 76,5? Con la nostra formuletta, ok? Quindi se cerchiamo un valore di 76,5, che in questo caso sono ZDF, ok? La nostra impedenza, applicando la nostra formuletta, dobbiamo cercare sia a sinistra che a destra di Fs per quanto riguarda F1 o F2 una tensione, nel mio caso, ok, di 0,8844, ok? Quindi verso sinistra F1 questa tensione l'ho trovata a 35, che è F1, sulla destra della FS, che è F2, l'ho trovata a 34,7, ok? Molto semplice. Avendo ora Fs, F2 e F1, ci possiamo calcolare il QMS, che è data da questa formuletta qua, rapporto di Fs sulla differenza di F1, F2 e F1. Molto semplice il calcolo. Ci troviamo un QMS di 7,62 che possiamo arrotondare a 7,6. Ora ci tocca calcolare la FC. Faccio presente che la misura è valida affinché la nostra FC sia più grande o non meno del 50% della FS misurata, ok? Quindi ipotizziamo che avete una FS di 50 Hz, la FC dovrà essere non meno di 75 Hz. Comunque sia, qua sono consigliati i volumi,
ok, da utilizzare in rapporto al diametro, ok, 4-5 pollici consigliato 3,6 litri, 6-7 pollici 14 litri, 8 pollici 28 e così via, ok. Io ne avevo uno più piccolo. Comunque l'importante è che sia più alto del 50%, quindi anche se è il doppio o il triplo va bene lo stesso, l'importante è che sia più grande del 50%. La misura in questo caso deve essere precisa con 2 decimali, quindi va calcolato anche il volume addizionale dell'incavo del nostro cono, questo. Come ho fatto per calcolare questo volume? Quando l'altoparlante ovviamente non era puntato sul box, ho riempito tutto questo con del riso, ok, fino a riempire fino all'orlo, ho svuotato tutto in un contenitore graduato, pardon, e ho calcolato il volume, ok, di questo tutto questo volume qua, e l'ho addizionato alla VB e ho trovato quello totale che nel mio caso è 12,80, ok. Ora, rimontando l'altoparlante sul box, calcolato la VB, calcolato il volume addizionale, sappiamo il totale, che nel mio caso ripeto è 12,80, voi dovreste calcolare il vostro. Montiamo il tutto, alziamo la frequenza partendo dalla FS e troviamo anche in questo caso la tensione massima. Non la dobbiamo segnare, dobbiamo solo indicare qual è la frequenza ove abbiamo la tensione massima, ok? Quella è la FC. Nel mio caso questa tensione massima l'ho trovata a 76 Hz, ok? Quindi nel mio caso la FC è 76 Hz. Bene, avendo VB, FC e FS, ci possiamo calcolare il VAS, che è dato da questo prodotto di VB per il quadrato del rapporto di FC su Fs-1. Molto semplice, il calcolo svolgiamo e ci troviamo un VAS di 59,4 litri. Con il VAS, ok, ci possiamo calcolare anche la CMS, formula inversa, rapporto del VAS sul prodotto di ρ per C al quadrato, l'abbiamo visto anche in un altro tutorial, molto semplice il calcolo, e ci troviamo una CMS di 0,836 mm su Newton, ok? Con la CMS, formula inversa, ci possiamo calcolare anche la MMS. Tutti i dati sono disponibili, piccolo calcolo, ok? Otteniamo in chilogrammi, che è l'unità di misura internazionale, noi ci serve in grammi, e otteniamo 29,6 grammi. Ci possiamo calcolare anche il QS avendo a disposizione il QMS, che è dato il rapporto infatti del QMS sul rapporto di Zmax su R-1, calcolo molto semplice, lo svolgiamo, otteniamo un QS di 0,409 che arrondiamo a 0,41, ok? Molto semplice. Avendo QS e QMS, formula inversa, e ci calcoliamo il QTS, anche in questo caso calcolo molto semplice, ci sviluppiamo e troviamo un QTS di 0,388 arrotondato a 0,39, ok? Possiamo calcolarci anche il BL, perché abbiamo la FS, abbiamo la RE, MMS e QS, ok? Sotto radice di questo rapporto ci sviluppiamo molto semplice il calcolo e otteniamo un BL pari a 8,92 Weber su metro, che possiamo arrotondare a 8,9 e trasformare in Tesla per metro, che è equivalente, è uguale, non cambia assolutamente nulla, ok? Ora tocca la LE, che è data da questa formuletta qua, ZDF su 2π per F. Nel nostro caso cerchiamo la LE a 10.000, ok? Quindi ci tocca misurare la tensione a 10.000, che nel mio caso è 0,725 volts, ok? Applichiamo la nostra formuletta per ricavarci ZDF, che nel nostro caso è 26,4, nel mio caso, pardon, ok? A questo punto, avendo la ZDF, possiamo applicare la prima formuletta, che intanto ci dice che è 26,4 quello che abbiamo ottenuto, diviso 2π per F, che dice la quarta è 10.000, e otteniamo 0,0042 R, che è nient'altro che 0,12 mR, e anche la LE
l'abbiamo ottenuta, ok? A questo punto, avendo fs basso e qs, ci possiamo calcolare anche l'efficienza, anche in questo caso nulla di difficile, semplici calcoli, ok? Sviluppiamo il denominatore, facciamo il rapporto e otteniamo un'efficienza di 0,466% che possiamo normalmente arrotondare a 0,47%. Avendo l'efficienza possiamo calcolare anche la sensibilità a un vattometro, ok? Che è uguale a questa equazione qua, ok? 112 per 10 volte il logaritmo di 10 della nostra efficienza. Trasformiamo la percentuale in frazione, la frazione in decimali, calcoliamo il logaritmo di 10, moltiplichiamo per 10, sottraiamo, ok? E abbiamo il nostro SPL, un vattometro che è di 88,69 e possiamo arrotondare a 88,7. Piccolo riepilogo, abbiamo una R di 5,5, SD di 0,224,3, FS 32, QMS di 7,6, VAS 59,4, CMS di 0,836, MMS di 29,6, QS 0,41, QTS di 0,39, BL 8,9, LE 0,42, efficienza 0,47%, sensibilità a un vattometro 88,7. L'altoparlante in questione che ho misurato è l'HVB200 di Ciare, che ovviamente ha dichiarato i dati e possiamo fare un confronto. Dichiara una FS 32, noi abbiamo 32, una RE di 5,5, noi abbiamo 5,5, un QMS di 7,5, QMS di 7,6, QS 0,41, QS 0,41, QTS 0,39, QTS 0,39, BL 8,9, BL 8,9, MMS 29,5, MMS 29,6, CMS non dichiarato, SD 223, noi abbiamo SD 200, sì, noi abbiamo qua 24, poco cambia, LE 0,42, LE 0,42, efficienza 0,47, efficienza 0,47. Ci manca il dato di sensibilità a un vattometro, col silomotore ce lo possiamo ricavare, 88,72 contro l'88,7. C'è da gridare al miracolo? No, assolutamente no. Siamo stati fortunati, molto molto fortunati, per vari motivi. Il primo è che i valori dichiarati di Ciare, ma vale per tutti i costruttori, sono quelli medi su un tot campioni. Mi sembra che Ciare lo fa su 50 campioni, quindi misura 50 altoparlanti e fa la media e dichiara i dati. Quindi noi abbiamo, facendo gli opportuni calcoli, un 2% di possibilità di beccare quello giusto, quindi è molto improbabile, non impossibile, ma è molto improbabile. Quindi già questo ci sta a indicare che aver beccato proprio quello giusto è fortemente improbabile. Ma a prescindere da questo, sappiate che misurare lo stesso altoparlante con due sistemi di misura professionale, quindi che costano anche un botto, danno molto probabilmente due misure, due valori completamente diversi, non molto diversi, ma diversi sicuramente, perché i fattori che incidono sulle misure sono svariati, ok? Quindi figuriamoci cosa possiamo ottenere da un sistema, il nostro sistema che abbiamo messo su, abbastanza rudimentale, voglio dire, non ci possiamo lamentare se eventualmente possiamo trovare dati discordanti nell'ordine del 10%. Tra il 5 e il 10% è accettabilissimo e nella norma è accettato, non è da considerarsi un difetto e né tantomeno una misura sbagliata, ok? Quindi state tranquilli se eventualmente andate a misurare e trovate valori leggermente diversi nel modo più assoluto, sono accettabili, ripeto. Bene, credo di non aver tralasciato nulla, spero anche di non aver commesso
qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate come sempre, correggiamo in qualche modo. Consiglio sempre per chi fosse interessato a tale argomento di iscriversi al canale, non vi costa ovviamente nulla, nell'eventualità fate solo cosa che da me. Bene, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!